Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi risponderò a una delle domande che più mi fate sia nei direct che ovunque nei commenti di persona. Praticamente nelle top 3 domande che si fanno a un possessore di una Tesla. Che assicurazione hai e soprattutto quanto paghi di assicurazione? È costoso assicurare una Tesla? Vi risponderò a questa domanda elencandomi la scelta che ho fatto, anche perché ho da pochissimo fatto il rinnovo, subito dopo la sigla. Ebbene sì ragazzi, questa è una delle domande che mi fate di più in generale. Quanto costa assicurare una Tesla Model 3? Ma è costosa? Costa più delle macchine termiche? Spoiler da subito, no. Allora, partiamo col presupposto che io ho fatto inizialmente una rapida ricerca quando dovevo acquistare l'auto. Diciamo che da subito ho visto la differenza con la mia vecchia Mercedes classe A, soprattutto sulla parte del furto e incendio. Lì c'era proprio, diciamo, un abisso. Ascoltando i consigli anche di altri possessori di Tesla, mi sono da subito indirizzato verso non solo, io avevo una classica polizza, con le classiche cose che mettono un po' tutti come furto, incendio, polizza cristalli, diciamo c'era parecchia roba, soccorso stradale, queste cose qui. Però non avevo mai preso in considerazione la casco, né la full, né quella collisione, né la mini casco. Sono stato messo in guardia da subito su questa ipotesi di fare la casco, proprio perché il costo per ora e i pezzi di questa macchina sono davvero molto costosi. Quindi in caso si fosse affrontato un incidente o che comunque c'era un sinistro ma la colpa era nostra, avremmo dovuto sborsare migliaia e davvero migliaia di euro per rimetterla a posto. Mi sono iniziato a informare su quale casco scegliere. Allora, partiamo subito dal discorso che ovviamente la migliore è la casco full, quella che ti copre su qualsiasi sinistro, anche se tu praticamente vai addosso da solo a un muro o a un marciapiede o a qualsiasi cosa, sei coperto, come è normale che sia. È quella più costosa di tutte. In soldoni io ho visto che c'è una differenza di 200 euro ogni 6 mesi. Diciamo sì, è una copertura, come dice il nome, full, però questo full lo paghi e come. Quindi va, sì, diciamo 400 euro all'anno in più. Ho deciso di fare la casco collisione, che è la copertura totale con collisione tra veicoli, quindi con un altro veicolo, con incidenti sia che hai ragione sia che hai torto con altri veicoli. Una via di mezzo è stata scegliere la casco collisioni. Io premetto che questo video non è né uno sponsor, non ho accordi con nessuno, con nessuna assicurazione, non sono pagato per dire nulla, è solo la mia esperienza. Vi sto soltanto elencando queste cose e come ho scelto io l'assicurazione giusta per la mia macchina, perché spero possa aiutare qualcuno che è in procinto di acquistare una Tesla o comunque un'auto elettrica. Io ho fatto, diciamo, anche delle ricerche online su assicurazioni telematiche, ma sono un po' restio a fare assicurazioni del genere, anche se poi vedendo i prezzi comunque più o meno stavano là, non c'era questo grande dislivello, questo grande risparmio. Quindi mi sono sempre voluto affidare a un'assicurazione che ha una sede fisica, che comunque tu puoi andare lì magari a chiedere anche, o come a me è successo con il sinistro che ho fatto l'anno scorso. Quelle telematiche alla fine stai sempre comunque parlando a un call center, a qualcuno, non c'è nessuno di fisico, diciamo. Quindi mi sono sempre sentito più tranquillo di scegliere un'assicurazione di quelle tradizionali.
e ho scelto Itas Mutua come assicurazione. Ripeto, non è uno sponsor e non sono pagato per dirvi queste informazioni, ma penso che vi possa aiutare. Adesso in sovraimpressione vi metto la mia polizza, bella bella, che ho rinnovato da circa 2 giorni, quindi è recentissima. Qui potete vedere tutto quanto quello che ha la mia assicurazione e il costo per ogni 6 mesi. Io ho scelto la semestrale. Io è più di un anno che ho questa assicurazione sia sul mio T-Max, sullo scooterone, che sulla mia macchina e anche la macchina dei miei genitori. Devo dire che fino adesso mi sono trovato benissimo, anche avendo avuto problemi. Qua che casca l'asino, come si dice in questi casi. L'anno scorso, vi lascio il video qui tra le schede, ho avuto un sinistro, una signora mi è venuta addosso e praticamente mi hanno aiutato una diatriba e l'altra con l'altra assicurazione che stava facendo resistenza con tanto di CID firmato da tutte e due le parti su come era avvenuto l'incidente. Stavano facendo pressione per non pagare, stavano prolungando i tempi di pagamenti, eccetera. E grazie a loro, comunque, tra una telefonata, poi ci sentivamo via WhatsApp, quindi neanche sono dovuto andare ogni volta lì in sede, sono riusciti praticamente a sbloccare questa pratica e a farmi avere il risarcimento totale, come giusto che sia. Anche se lì, vabbè, c'è una parentesi da aprire, che lì avrei dovuto, secondo me, mettere subito proprio un legale, come mi hanno consigliato poi altre persone. Lasciamo stare questi. Comunque, ragazzi, non so da voi, ma qui nelle mie zone, cioè, praticamente è estate, sta facendo 22-23 gradi e quasi da andare al mare, o comunque pranzare al mare. Sta facendo il settembre che è venuto un po' a mancare. Comunque, dopo questo breve off topic sul meteo, torniamo a parlare dell'assicurazione. In America quest'estate ho visto più di una volta delle auto con l'assicurazione proprio di Tesla, e soprattutto ce n'era una che ho affittato, la Model 3, la Performance, che aveva l'assicurazione proprio di Tesla. E comunque lì, vabbè, c'era il foglietto dentro l'auto, ma non c'erano i costi, i prezzi. L'ho chiesta al possessore dell'auto. Lui aveva la guida autonoma e poi, vabbè, furto, incendi, queste cose qua, un mini pacchetto come, diciamo, quello mio. Ragazzi, pagava. Però questo, prendetela con le pinze questa informazione, perché non l'ho vista io personalmente, ma non penso che mi abbia detto una bugia, anche perché non aveva nessun senso. Mi ha detto che pagava $35 al mese. Ha detto lui la pagava insieme alla rata dell'auto, non so se aveva un leasing. Lui mi ha scritto che era la rata insieme alla rata della macchina, e pagava un plus poco meno di $40 al mese. Io direi che non è per niente male. E calcoliamo però che lì lui aveva il full FSD, quindi la guida autonoma, quella che qui, diciamo, che ancora oggi ci sogniamo. Io penso che dovrebbe costare qualcosina di meno, perché comunque vai a evitare tutti magari dei mini tamponamenti o mini cose che con l'FSD vai a rimuovere praticamente quasi nel totale, delle piccole distrazioni o cose del genere. Io sarei curioso di vedere se questa cosa un giorno in Italia arriverà, e secondo me ci sarà una bella botta per chi penso in risparmio, per chi ha una Tesla. Cioè, dovranno sicuramente incentivare a fare l'assicurazione Tesla ai possessori di Tesla, quindi comunque ci sarebbe un bel risparmio. Non so se questa cosa accadrà mai, staremo a vedere. Addirittura quando quest'estate stavo parlando con quel ragazzo lì che mi aveva affittato l'auto, sempre dell'assicurazione, perché avevo già in mente di fare un video del genere, e mi stava spiegando che mi ha detto che la maggior parte delle persone che stanno lì negli Stati Uniti, anche dei suoi amici, lui ha tipo una piccola crew, che c'erano altri componenti, diciamo, di questa crew che avevano sempre un canale YouTube, avevano anche un Cybertruck, altre macchine, una Model S, e dice che loro il furto neanche l'avevano fatto. Cioè è raro trovare
una Tesla in America assicurata per il furto, così mi sta dicendo, che dice che non è proprio una macchina che viene rubata. Adesso qui in Italia non so se ci sono stati casi o no, io non ho mai sentito nessuno a cui è stata rubata la Tesla, però non volevo essere il primo a provare questo brivido e a non averla assicurata. Quindi io ragazzi niente, vi saluto, spero che questo video possa essere stato utile a qualcuno di voi che si sta approcciando al mondo dell'elettrico, soprattutto al mondo Tesla, e magari ha dei dubbi su quale assicurazione scegliere e cosa inserire nell'assicurazione. Io ho fatto svariati tentativi anche di altre compagnie, tra tutte quella più, diciamo, che infatti tutti quanti no, AXA, Allianz. A me personalmente veniva a costare di più con le stesse cose, quindi non vedo proprio. E poi non c'era la sede nella mia città, cioè nel senso era comunque, diciamo, nella provincia più vicina, o comunque così, comunque la dovevo fare tra virgolette online, senza, diciamo, contatto con il broker assicurativo. Qui diciamo che tutto quanto insieme, ce l'ho a 2 passi da casa, il ragazzo lo conosco pure, ho un rapporto così, quindi mi sono trovato proprio, come si dice, a mio agio così, mi sento tranquillo così. Quindi niente, non ho codici sconto, non ho nulla, non ho accordi con l'assicurazione né con questo ragazzo, però ovviamente se vi dovesse servire qualcosa, scrivete un commento e niente, vi darò i contatti del broker e potrete poi parlare con lui e vi fate fare un preventivo e vedete se per voi è conveniente una o l'altra. Mi ripeto, a me non costa davvero nulla e non ci guadagno nulla, era solo per diciamo dare un'ampia ideata su questo mondo delle assicurazioni sulle macchine elettriche, perché per tanti sono, non dico un tabù, ma ho sentito un sacco di storie, pure magari colleghi, sì, però ho sentito sì, risparmi sulla corrente, cioè sul fatto del gasolio quando la ricarichi, però poi l'assicurazione li metti a paro, ti suonano, non è così ragazzi. Su questo punto come la ricarica è molto più economica di un'auto termica. Poi ovviamente ognuno fa le sue scelte e ognuno è libero di spendere i propri soldi, come dico sempre, come vuole. Se a voi sta bene pagare di più per avere meno prestazioni, fate pure. Io con questa bellissima giornata adesso penso proprio che mi faccio una passeggiatina qui lungomare, e con questo bellissimo camion della nettezza urbana davanti vi saluto ragazzi e ci vediamo in un prossimo video molto a breve. Ciao ragazzi, vi voglio bene.